Ogni film horror nasce per inquietare. Ma cosa accade quando l'orrore esce dallo schermo? Quando non sono più gli effetti speciali a far tremare, ma ciò che accade dietro le quinte? E se vi dicessi che esistono pellicole che hanno lasciato una scia di sangue, dolore, mistero, coincidenze o maledizioni? Benvenuti in un viaggio che forse avreste fatto meglio a evitare. Una storia che inizia come una leggenda, ma finisce nella cronaca nera. Maledizioni, morti inspiegabili, presenze sul set. Certe pellicole non dovrebbero mai essere girate. E se vi dicessi che la più inquietante non è nemmeno mai uscita nei cinema? Poltergeist. È solo la punta dell'iceberg. Oggi vi racconto qualcosa di più oscuro. Un film dimenticato, maledetto, che forse non è nemmeno leggenda. L'invocazione. Una parola, un'ombra, un incubo, un film, un capolavoro, dicevano. Ma dietro la luce c'era il buio. Una maledizione, una scia di sangue, attori morti troppo presto, incidenti inspiegabili, vite spezzate nel silenzio. Non era solo un film, era qualcosa di più, qualcosa di reale. Le case infestate, presenze che nessuno voleva vedere, telecamere che sembravano catturare altro. Chi ha toccato quel progetto ha toccato l'oscurità. E oggi ti racconterò la verità. La storia nascosta. Quella che il produttore non ha mai voluto raccontare. Preparati. Stiamo per entrare nell'ombra. L'invocazione. Non è solo finzione, è morte. Tutto inizia nel 1989, in una vecchia villa decadente, alle porte di Bucarest. Il regista tedesco Karl Heitzmann, indipendente, schivo, ossessionato dai rituali occulti, decide di girare un film horror. La sceneggiatura? Basata su un manoscritto del Seicento, De Tenebris. Un testo maledetto che, si dice, portò alla morte del suo stesso autore. Un'opera scritta in isolamento, intrisa di simboli, mai tradotta integralmente. Il film si intitola L'invocazione. Ma fin da subito qualcosa non va. Il film che non doveva essere girato. La pellicola che non voleva essere registrata. Sul set accadono da subito cose strane. Le luci si spengono senza motivo. Le bobine si smagnetizzano. Gli attori si ammalano. Le stanze si gelano improvvisamente, anche d'estate. Qualcuno parla di un'energia crescente, come se qualcosa osservasse la troupe. Una comparsa sviene, racconta di aver visto una donna con il volto squarciato dietro la macchina da presa. Ma nessuna donna era presente. Ma la parte inquietante, quando si cominciò a parlare di questi strani eventi, dove finisce il palco? Dove comincia la realtà? Quando le luci si spengono, cosa resta? Quando la finzione svanisce, cosa ci guarda? Il regista invece sembra sempre più ossessionato. Karl Heitzmann inizia a dormire sul set, mormora parole in latino antico. Nessuno le capisce, ma tutti le temono. Che cosa aveva risvegliato davvero? Primo giorno di riprese. Il tecnico delle luci cade da un'impalcatura, morte istantanea. Poi un incendio devasta la sala montaggio. Il montatore sopravvive, ma perde la memoria a breve termine. È come se qualcosa non volesse che il film venisse completato, dirà più tardi. Un attore, costretto a indossare un costume rituale originale del Settecento, sviene sul set. Il medico, in ospedale, scrive una diagnosi strana. Il cuore ha rallentato, come se volesse smettere, ma non per cause naturali. Al risveglio l'attore sussurra: non voleva che lo indossassi. Chi? Chi non voleva? Prima di L'invocazione c'era un'altra storia. Una leggenda taciuta per 20 anni. O una verità che nessuno ha mai osato raccontare. Si diceva che una maledizione colpisse chiunque si avvicinasse a quella storia. La storia dei Warren, la famiglia Perron. Un incubo vero. Edward Warren aveva visto cose che nessuno poteva ignorare. Demoni, infestazioni, sussurri dall'aldilà. Prove registrate, negate da Hollywood. Perché? Hollywood non voleva ascoltare. Perché era troppo vero, troppo inquietante, troppo pericoloso. Tony De Rosa Grund provò a vendere quella storia. Scrisse, cercò finanziamenti, ma nessuno voleva toccarla. Bussò a porte chiuse, ma nessuno aprì. La paura del buio è anche paura della verità. I produttori fuggivano. Lo script veniva rifiutato. Nessuno voleva quella storia. Finché non arrivò James Wan, l'uomo che non aveva paura del buio. E da lì nacque The Conjuring, e fu così che la maledizione prese forma sullo schermo. Ma la vera paura, quella che non vediamo, resta dietro le quinte. Una storia che nessuno voleva raccontare. Una verità che nessuno voleva vedere.
Ma la vera maledizione, quella vera, quella che infetta la pellicola stessa, era già cominciata con L'Invocazione. Questa storia è avvolta dal mistero. Non troverete articoli ufficiali, nessuna intervista in prima serata, solo frammenti, sussurri tra vecchi cineasti dell'Est, racconti sussurrati nei festival più oscuri dove nessuno registra. Alcuni parlano di poche copie sopravvissute, VHS annerite con l'etichetta scritta a mano, L'Invocation, custodite da collezionisti che non parlano più, perché il film non è mai stato distribuito. Non c'è su IMDb, nessun trailer su YouTube, nessuna locandina ufficiale. Eppure, qualcuno giura di averlo visto. Un'unica proiezione, in una villa abbandonata vicino Bucarest, nel novembre 1990. E quella notte, qualcosa sarebbe uscito dallo schermo. Certe leggende non nascono dal nulla, si annidano in ciò che è stato taciuto, e ogni silenzio ha una causa o una minaccia. Qualcuno ha provato a digitalizzare il film, ma ogni file si corrompe, l'audio diventa distorto, le immagini cambiano. Una voce sussurra sempre la stessa frase: non dovevi guardare. La maledizione. Domande che nessuno vuole porre. Ma cos'è davvero una maledizione? È solo superstizione? Una coincidenza ripetuta? Oppure è un'energia che si accumula, che prende forma, che aspetta? Può un film essere maledetto? O è l'ossessione di chi lo guarda che si trasforma in paura? E se fosse il contrario? E se fosse il film a guardare noi? Perché chi ha lavorato sull'Invocazione ha avuto incubi per mesi? Perché due attori si sono tolti la vita prima ancora di vedere il montaggio finale? Perché il regista, Karl Heitzmann, è sparito nel nulla dopo le riprese? Perché non c'è traccia di lui da nessuna parte, se non in una lettera mai spedita, trovata tra le sue cose, in cui scriveva: ho evocato qualcosa che non posso più controllare, qualcosa che ora vive nella pellicola. È possibile che un oggetto registri il male? Che l'inchiostro di una sceneggiatura, che il magnetismo di una bobina possano custodire un'entità? E allora cos'è l'Invocazione? Un film o un portale? Se un film viene proiettato, ma ogni volta accade qualcosa, si può ancora parlare di finzione? Perché nessun archivio ne parla? Perché chi ne possiede una copia la nasconde? Perché si teme persino di nominarlo? E tu che stai ascoltando, hai mai visto qualcosa che non avresti dovuto vedere? Hai mai avuto la sensazione che qualcosa stia guardando te? Forse è solo una leggenda, o forse no. Ma se un giorno dovessi trovare quella VHS, una videocassetta polverosa senza etichetta, la guarderesti? Fino alla fine? Perché chi ha visto L'Invocazione non è più stato lo stesso. E adesso dimmi, tutto questo è solo una storia? Un racconto costruito per intrattenere? O qualcosa che non dovevamo sapere? Perché a volte le storie più spaventose non sono quelle che vedi sullo schermo, ma quelle che non ti fanno dormire dopo. Alcuni film raccontano una storia, altri la riscrivono nella tua mente, e pochi lasciano una traccia. Ma l'Invocazione forse non è mai finita. Forse sta solo aspettando il prossimo spettatore.